Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi voglio fare un video importante su dove mettere l'attenzione con questa straordinaria opportunità che abbiamo l'8 aprile, dove abbiamo la luna nuova in Ariete e l'eclissi di sole in Ariete. Farei un minuto di silenzio perché è una straordinaria opportunità di qualcosa di enorme. Allora, abbiamo questa eclissi dove, che cosa vuol dire eclissi? Si oscura la parte del sole, la parte cosciente, quello che si vede, e si dà l'opportunità di mettere in risalto quello che non si vede, l'ombra. Quindi si oscura la luce visibile, si oscura ciò che si vede all'esterno e questa è una straordinaria opportunità di illuminare l'interno, l'ombra. Quindi, l'eclissi, qual è il messaggio che ci dà l'eclissi? Non reagire, non reagire all'esterno, ma agire all'interno. Le emozioni che possono sollecitarvi e solleticarvi dall'esterno sono emozioni atte a far risaltare qualche cosa che c'è all'interno che va presa in considerazione per essere trasmutata. E come lo facciamo? Lo facciamo con il dio Ares, che per i romani è Marte, che dà proprio il nome all'Ariete. L'Ariete è dominato da Marte, il dio Ares, il dio impetuoso della guerra, dell'aggressività, ma come pure dell'impeto guerriero. Cioè, dalla rabbia, la rabbia che scatena Ares, a trasformarla all'impeto guerriero. Quindi abbiamo la straordinaria opportunità di lavorare con un grande Dio. E quindi io ho detto, ma guarda, guarda un po', abbiamo fatto il video tempo fa, che vi sto sollecitando sempre di riguardare, sulla tecnica shock usa la tua rabbia per manifestare quello che vuoi. Vi ricordate dove vi dicevo di dare un volto alle vostre emozioni, ai vostri disagi? Ultimamente vi sto dicendo anche di impersonificare tale disagio come un dio. Perché? Perché tutte le forze sono degli dei, sono degli archetipi. Archetipi per la psicologia, divinità per il mito. Noi, la nostra vita è narrata tramite gli archetipi o tramite il mito. Va bene, chiamiamolo come vogliamo, sono la stessa cosa. Gli archetipi sono dei modelli di riferimento sempre validi, che vuol dire che anche se sono nati 3000 anni fa, sono nel qui ed ora sempre attivi. E quindi questi archetipi noi li rivediamo nei miti greci, perché siamo una civiltà occidentale. Chi si trova, per esempio, in altre culture attribuirà la propria narrazione di vita ai miti di quelle culture, come può esserlo in India, come può esserlo il Shiva, come possono esserlo le culture sciamaniche delle Americhe, no? Quindi noi ci riferiamo alla nostra mitologia greca. E anche se noi non sappiamo a livello concettuale di quale Dio si tratta, lo riconosciamo attraverso l'emozione. Nelle nostre emozioni, il nostro inconscio individuale è connesso all'inconscio collettivo. L'inconscio collettivo ci fa sperimentare delle energie, delle forze che sono comuni a tutta la civiltà. Quindi non è necessario sapere proprio di cosa parla quel Dio piuttosto che un altro. Anche se uno studio, io l'ho fatto, andrebbe fatto perché ti fa proprio collocare quali sono i personaggi della tua narrazione, della tua vita, della tua storia. E siccome vi sto dicendo sempre che per cambiare la propria realtà è necessario e manifestare il massimo successo, che è l'adempimento della tua anima ai tuoi talenti, ai tuoi potenziali, è necessario, fondamentale, accogliere il Dio e affidarsi ad esso. Io mi affido a te.
sia fatta la tua volontà, che poi è la volontà della forza che ho dentro, mi spiego? Quindi è non avere il controllo della mente analitica su ciò che sta accadendo, perché ciò che sta accadendo in quel momento, eventi, emozioni, quindi le forze che ti arrivano in qualità di emozioni, gli eventi sono manifestazioni di un Dio. E il nostro ego non può vincere col Dio, può vincere solo la tua anima. Siccome la tua anima chiede quegli eventi, chiede che ti attraversino determinate forze affinché tu ti affidi ad esse, queste divinità affinché tu ti affidi ad esse, vengono da un karma che tu hai stabilito sin dalla notte dei tempi, allora affinché noi, perché ci rincarniamo tante volte? Perché abbiamo sempre detto no al karma. O comunque questa è in soldoni la storia. No che vuol dire no, 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 questa emozione non la voglio sentire, no, 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 questo evento è sbagliato, è giusto, giusto, sbagliato, è cattivo, buono. E quindi siccome la mente razionale e analitica che giudica una certa emozione in negativo perché a livello sociale, moralistico e culturale è sbagliato sentire la rabbia, in questo caso è sbagliato sentire la frustrazione, il panico, l'ansia e veniamo anestetizzati, controllati. Invece cosa stiamo facendo qua nel nostro percorso? Stiamo integrando il Dio. E quindi tu quando tu dici io mi affido a te, al Dio Ares in questo caso, l'8 aprile, già i giorni prima e i giorni dopo, noi sentiamo questa forza propulsiva interna che è Ares. A questo proposito, ho preso un libro che utilizzai per quando ho fatto l'esame di psicologia degli archetipi, che è stato uno degli esami più belli che abbia mai fatto. Ho preso questo libro che gli dei dentro l'uomo è stato fatto anche le idee dentro la donna. In questo momento ho soltanto questo disponibile per farvelo vedere. Sono bellissimi questi due libri. Allora, rispetto al dio Ares, oggi voglio leggervi qualcosa per farvi andare proprio dentro a questa forza. Ares chi è? Colui che agisce per impulsività, agisce per sentimento, tant'è che era il grande amante di Afrodite. È diverso da tutti gli altri dei che comunque hanno più logica, più disciplina, tipo Apollo, tipo Zeus, e tant'è che Ares non era ben accetto da Zeus, perché era più controllo, disciplina, ok? Quello che la nostra società moralistica fa con noi. Quindi come vedete gli archetipi, i miti sono sempre validi. Dove sta la sfida dell'uomo? Ci incarniamo per trascenderli, cioè ci incarniamo per accogliere il Dio e guadagnarci il suo favore. Quindi dalla rabbia noi passiamo all'ottava superiore, impeto guerriero. Come? Attraverso il processo di integrazione. Grazie, ti accolgo, grazie, grazie, io mi affido a te. A questo proposito ho messo il segnetto per leggervi due passi. Allora, ecco qua. Ares, dio della guerra, guerriero, danzatore, amante. Perché dovete sapere, prima di essere istruito all'arte della guerra, fu istruito all'arte della danza. Ares. Ecco, questo libro vi apre proprio uno scenario meraviglioso. Ok, allora, voglio leggervi due passetti. Allora, Ares come personificazione dell'aggressività è stato una delle forze più potenti in tutta la storia dell'umanità. È lui l'uomo d'azione dell'Olimpo, il dio della guerra e dello scontro, l'amante irrequieto e turbolento, che prospera nel conflitto e gioisce nella battaglia. In Ares noi vediamo la nostra aggressività brutale e sanguinaria, prima che la civiltà la temperasse o la rimuovesse. Nella letteratura e nell'arte Ares è noto nei due ruoli che Omero gli ha assegnato, il guerriero e l'amante, con il nome romano di Marte. Egli è virtualmente sinonimo della guerra e di chiunque tragga piacere dai suoi aspetti sanguinari. Questo è ciò che c'è nel mito, no? Allora, Ares come archetipo, Ares come dio archetipo, è uomo e, Ares come dio archetipo e uomo è un'immagine di potenza fisica mascolina, di intensità e di prontezza all'azione. Il suo cuore e i suoi istinti lo spingono ad agire e a reagire letteralmente con il corpo, senza tenere conto delle conseguenze. Al padre Zeus non piaceva
e anzi gli si schierava contro, esattamente come il patriarcato, il nostro patriarcato, svaluta gli attributi di Ares, come il nostro sistema moralistico patriarcale svaluta tutta quella forza, aggressività, quell'impeto guerriero che poi se tu lo accogli diventa impeto guerriero. Quella determinazione anche dell'Ariete, no? Nell'imporre se stesso, il proprio essere, nell'autenticità nuda e cruda e selvaggia. Quando è che diventiamo, questa forza si fa aggressiva nella nostra cultura? Quando questa forza, quest'impeto, questa determinazione viene repressa. Allora diventiamo aggressivi, perché ci conformiamo a una certa struttura sociale, a un certo stereotipo. Ecco, quando c'è questo conflitto, Freud lo chiamava es super es, tra la vera natura dell'uomo, che è l'archetipo, un Ares, e per esempio in questo caso è lo stereotipo a cui la società ti educastra, per esempio stare in perfetto, stai composta, stai così, mi raccomando non dire questo, non dire quest'altro, conformati a questo. Allora poi scoppia da qualche parte, se non scoppia a livello di verbale o a livello di manifestazione fisica, scoppia a livello subconscio con le infiammazioni del corpo. Tutte le infiammazioni del corpo hanno a che fare con un dio represso dentro, un archetipo represso, in questo caso Ares represso, un'istintualità repressa per uno stereotipo a cui la società ci vuole condurre. Infiammazioni, tutte le infiammazioni che finiscono con ite, no? Tipo infiammazioni la cistite, la ite, tutti l'ite, poi mi viene solo la cistite perché ne ho sofferto. Tutte le infiammazioni del corpo, o anche quando il corpo si infiamma, lo stomaco, mi brucia lo stomaco, e tutte le infiammazioni hanno a che fare con una qualità del Dio repressa, o un Dio represso. Ok. Ora voglio leggervi l'altro passo. Coltivare Ares. Come coltivare Ares? Allora, coltivare Ares prima di tutto significa mettersi davanti all'emozione quando la senti, proprio chiudi gli occhi, senti l'emozione, sentila tutta, come vi sto dicendo negli ultimi tempi, no? Come vi ho sempre detto, ma sto battendo di più negli ultimi tempi perché è fondamentale per manifestare il massimo successo. Ok. Senti tutta l'emozione, non giudicarla perché è perfetta quando arriva, cioè quando tu giudichi l'emozione, quando tu giudichi la tua rabbia, il tuo istinto, stai dicendo Dio sei sbagliato. Cioè, voglio dire, è la tua mente analitica che sta dicendo è sbagliata questa emozione, è sbagliato al Dio. Ok. Allora dice coltivare Ares. In un mondo patriarcale, ancora oggi, segnato dall'influenza di Zeus, no? Il patriarcato, Ares è un archetipo poco apprezzato, appunto. Più spesso rimosso che non coltivato, specie dagli uomini in cerca di successo. Ok. Ma se l'archetipo Ares viene rimosso, i sentimenti bloccati dentro l'uomo rischiano di non essere più accessibili. Tutta quest'area rimane non sviluppata e compressa. Qua dice l'immagine è quella del dio chiuso nella giara di bronzo, perché non vi leggo tutta la storia adesso, no? Poi chi volesse approfondire prenda questo libro che è fantastico. Venne chiuso in una giara di bronzo da cui poi fu liberato da Hermes. Adesso ve lo racconto questa cosa. Hermes è l'altro dio da integrare per far pace con Ares, ok? La liberazione è possibile, ma soltanto quando l'uomo sente agitarsi le emozioni del ragazzo che vive in lui, un ragazzo che una volta era spontaneo e si esprimeva con tutto il corpo, perché Ares era spontaneo, si esprimeva con il corpo. Il ragazzo Ares, chiuso nella giara, è il suo desiderio di contatto fisico con il padre che non ha mai giocato con lui a fare la lotta, perché non giocava con Zeus, no? Zeus disciplina, ok. O non l'ha mai abbracciato forte, e l'impulso cui
cui non può dare sfogo, di mettere un braccio intorno alle spalle di un amico, di vivere l'amicizia, e il ragazzo che proiettava al suono della musica, che piroettava al suono della musica o voleva farlo, il ragazzo che un giorno giocava a pallone per strada, e il vigore, la terra, il sudore vengono sempre momenti e occasioni in cui un uomo sente di voler esprimere Ares, un uomo o una donna. In quei momenti riuscirà a liberare il ragazzo che è in lui o lo terrà rinchiuso nella giara? Ecco, questa è la domanda, no? Quando Ares viene represso tanto a lungo, la reattività fisica alle persone e agli eventi, le reazioni emotive che vengono bloccate dentro di lui, possono rimanere completamente assenti dalla coscienza. Anche se sembra che l'uomo o la donna viva soltanto nella testa, il suo corpo reagisce ancora con una tensione fisica o con una scarica di tensione. Cioè, quando noi siamo stati ben bene educastrati, allora il nostro corpo manifesta la necessità di esprimere Ares con le infiammazioni, con le tensioni. Così, pur non provando a livello cosciente rabbia e paura, no, magari non provi rabbia e paura perché siamo ben educastrati, però i suoi muscoli si tendono, le sue mani diventano pugni stretti oppure infiammazioni nel corpo. Dice: no, ma io non ho rabbia o paura. E perché c'è tutte queste infiammazioni? Mi spiego? Perché è stato talmente rimosso dal subconscio, perché la nostra parte, no, il patriarcato, la nostra mente analitica razionale ci vuole indotti al essere sedati. Allora, quindi quando Ares viene detestato come faceva Zeus, non si svilupperà o verrà rimosso, specie se non è l'archetipo dominante. Va bene. Allora, questa era l'altra parte che volevo leggervi proprio per darvi un input successivo di riflessione. Concludiamo con questa. Ecco, come Hermes come Salvatore, Apollo come alleato. Allora, queste sono le divinità. Allora, una volta che tu, questa straordinaria occasione che abbiamo dell'8 aprile di integrare Ares, perché si farà sentire, ve lo dico, bussa come proprio... Ok, avete capito? Quindi questa rabbia, questo impulso verrà o sollecitato dagli eventi esterni oppure sgorgerà da dentro per delle cose a cui tu vai a pensare o ti si collegano pensieri, forme pensiero. Perché? Perché questo Ares deve essere... Ares ti sta dicendo: accettami, integrami, il tuo amante te lo sta dicendo. Va bene? Perché Ares ti sta portando dietro quella rabbia o quell'impulso che ti può scatenare Ares, c'è una forza grandiosa, è l'impeto guerriero. È il non fare azioni fuori che distruggono, ma avere il fuoco negli occhi che trasmuta. Allora, e quindi quando tu ti affidi al Dio in questi giorni, io mi affido a te, fatelo con le mani aperte, io mi affido a te, Ares. State in un momento meditativo, pure 5 minuti va bene. Iniziate a sentire la rabbia, sentite quella rabbia, che poi la rabbia repressa genera frustrazione, sono tutti dei connessi, eh? Iniziate a sentire, quando siete frustrati c'è una rabbia dentro, quindi all'origine della frustrazione c'è la rabbia. Rabbia per cosa? Per non stare esprimendo un archetipo, un Dio. Ok, quindi senti tutta questa sensazione, fai: io mi affido a te, Ares, io mi affido a te. Una volta fatto questo, cosa aggiunge? Cosa arriva? Cosa lavora dentro di te? A parte che delle cose in te cambiano, sperimentatelo ragazze e ragazzi e vedete che proprio è tac 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 tac, fatelo sempre. Ehm, allora, che succede facendo questo? Che inizi a integrare un altro dio. Arriva un altro dio, che è Hermes e Apollo. Sono due dei. Prima arriva Hermes. Hermes, che è colui che libera Ares dalla giara di bronzo in cui si trovava. Quando leggerete la storia poi lo vedete. Hermes libera Ares dagli istinti distruttivi. Hermes è la comunicazione. Quindi anziché distruzione, le cose si risolvono con la comunicazione. E tu cosa stai facendo con Ares in quel momento? Stai comunicando e parlando con Ares. Stai integrando Hermes che ti dice: Ares,
aiutami ad aiutarti, per aiutarmi, va bene? Quindi integriamo l'archetipo di Hermes che, anziché distruggere, parla con il Dio. Tu parli, Hermes, comunicazione con Ares. Poi integriamo anche Apollo. Apollo chi è? Qua ci dice Apollo è l'archetipo della disciplina, della freddezza e dell'autocontrollo. Cosa vuol dire integrare anche Apollo in questo caso? Presenza senza giudizio mentre tu parli con Ares. Presenza senza giudizio mentre tu senti l'emozione della rabbia, quell'impeto che può essere anche frustrazione, ti ho detto, no? La frustrazione avviene perché sei arrabbiato, ok? Magari l'hai dimenticato, ti ho detto prima, no? Il subconscio rimuove. E quindi tu integri Hermes, quindi ti appelli a, quando arriva Ares, allora tu ti appelli ad Hermes, cioè comunichi con Ares senza giudizio, con totale presenza senza giudizio, Apollo. Guardi la tua emozione che senza giudizio, quindi senza fare intervenire la mente analitica e dice stai sbagliando a provare questa emozione. No, io sto parlando con Ares e ho la presenza cosciente mentre lo faccio e non mi giudico. Mi spiego? Ragazzi, è un lavoro, ragazzi, di trasmutazione istantanea e abbiamo la straordinaria opportunità di farlo con questa, con questa associazione nel cielo dei pianeti e di fare questo straordinario salto. Quindi io ti benedico, Ares, io mi affido a te, voglio essere alla tua altezza, ok? Mm. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, abbiamo la straordinaria opportunità di fare questo, ok? Mm. Detto questo, adesso tenendo presente tutto quello che abbiamo detto, quindi accogliere Ares, abbiamo la straordinaria opportunità che quello che all'esterno si vede non si vede più. No? Il sole oscura, scusami, la luna oscura il sole. Bene. Adesso l'attenzione, cioè la luce voltata, deve essere portata all'interno nell'accogliere Ares. Ok. Detto questo, io adesso voglio andare ad analizzare tutti i segni zodiacali con alla base questo che abbiamo detto adesso, quello che può accadere nella realtà fattiva e affinché tu possa trascendere il tutto e allinearti al favore del Dio. Va bene? Ok. Eccoci qua per i grandi protagonisti dello zodiaco, Ariete, Ariete. Allora siete pronti a fare questa rivoluzione? Quindi Ariete, ascendente Ariete proprio presi in pieno, anche da vedere Luna e Venere in Ariete, va bene? Quindi vediamo un po' su come integrare il meraviglioso dio Ares. Vediamo su cosa andiamo a lavorare. Ok, vediamo un po'. Per le mie ragazze e i miei ragazzi dello zodiaco dell'Ariete. Allora, vediamo un po' su cosa andiamo a lavorare. Vediamo. Vediamo, Ariete, 8 aprile. Perché? Perché ti stai facendo delle domande. Ti vedo pensierosa o pensieroso su qualcosa. Ti stai facendo delle domande. Bene. Ok. Allora, smetti di chiederti perché. Non chiederti perché sulle emozioni. Non mettere le cose analitiche nelle emozioni. Non mettere la mente analitica nell'emozione. Vivi l'emozione. Vivitela tutta. Lasciati penetrare da Ares totalmente. Io mi affido a te. Andiamo a vedere di che cosa parla, vediamo cosa ci specificano i tarocchi. Anzi, voglio metterci questi, io poi mi lascio ispirare perché proprio, come sempre, però più del solito. Vediamo qual è il cammino spirituale. Ariete. Questa eclissi e questa luna nuova. Ricettività. Totalità. E beh, è successo, ragazze mie. Allora, non mi stanno dicendo su che cosa stai mettendo l'attenzione, mi stanno dicendo già il risultato.
Stavi aspettando da tempo questa integrazione, la totalità con il dio Ares, va bene sentirsi proprio amalgamati totalmente dal tuo archetipo principale. Mi stanno dicendo successo, successo, tu ti metti alle spalle delle situazioni di ansia e di attesa rispetto alle circostanze su cui ti stai facendo delle domande e mi parlano di un esito, di un successo in questo. Vediamo, voglio andarmi a specificare un altro po'. Vediamo. Allora, situazione attuale, come ci trova? Situazione attuale, come ci trova? Questa eclissi e questa luna nuova in Ariete. Come ci trova? Situazione attuale, 10 di coppe. Ti trova bene, ti trova benissimo. Qua abbiamo un 10 di coppe, mi dice che c'è un appagamento emozionale per te, emozionale, familiare, emotivo. Questa è l'energia del presente, se non è ancora così, ma io non credo che sia così, anche se ti stai facendo delle domande sulla famiglia o sulla parte emozionale, qua io vedo che ti metti alle spalle una situazione di domande, di analisi, mi parlano di famiglia, di affetti, forse ci sono stati, vedi, litigi con qualcuno in famiglia, 5 di bastoni o affetti, ti stai chiedendo il perché, hanno scatenato in te delle emozioni di rabbia, frustrazione, mi stanno dicendo le metti alle spalle. Però voglio andare ancora di più a chiarire queste, voglio vedere qual è la sfida o blocco, qual è la sfida. Il 7 di coppe, guarda i perché, la confusione. Guarda, tu lasciati integrare da quella forza e non c'è più confusione, mi spiego? Il 7 di coppe mi parla al blocco, al negativo, di confusione, di opzioni, confusione su che scelta devi fare, che cosa devi fare. Tu devi fare soltanto attraversarti dall'emozione e poi il successo viene da sé. Va bene? Ok. Vediamo una... mettiamoci una carta di Sefirio. Degli Angelion per l'Ariete. Creatività, arte, bellezza, colori, io ti vedo benissimo qua. Allora, questo è un suggerimento, proprio sii creativa, immagina proprio il dio Ares che ti mette le mani sulle mani e lasciati penetrare in ogni cellula da questa forza, questa energia. Sii creativa, colori, bellezza, porta la bellezza laddove ti fai le domande che ti fanno confondere. Portare bellezza che vuol dire? Vedere la situazione di qualsiasi natura sia, questa emozione che la tua mente analitica giudica negativa, come la parte oscura della bellezza che si cela dietro, del potere che tu stai incamerando facendo questo discorso che abbiamo detto. Va bene? Ok, ragazze mie e ragazzi, stesa bellissima, veramente bellissima. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso passo al segno del leone. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, ascendente leone, luna e Venere nel leone. Vediamo un po' questa eclissi e luna nuova, su cosa, dove dobbiamo concentrare l'attenzione affinché possiamo fare il lavoro di cui abbiamo parlato nell'intro con Ares. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Girare in tondo. Allora, qua c'è qualcosa che si ripete, non giunge mai a una conclusione o un nuovo inizio. C'è una situazione che si gira intorno, ok? Quindi c'è una situazione in particolare che ti può creare della rabbia o frustrazione perché non giunge mai a un epilogo, a un senso logico. E il senso logico è quello che dobbiamo mettere da parte. Ci saranno delle emozioni che ti arrivano che sono sempre le stesse e non sai come uscirne. Ora sappiamo come uscirne. Integrare il dio Ares. Ti puoi trovare in uno stato un po' confusionario, un po' girare intorno sulle stesse cose, come faccio a risolverle? Va bene, andiamo a vedere di che natura sono. Vediamo cosa ci dicono gli Osho Zen. Vediamo.
Leone, vediamo come stiamo. Seguire il flusso, la pazienza, sei un po' stanca di avere pazienza forse, no? E la rinascita, però è finita questa stanchezza. Abbiamo una rinascita rispetto a delle circostanze dove tu sei stata molto paziente, ti sei lasciata andare, va bene, quando arrivano le cose ci sarà un motivo, però è come se fossi stanca di avere un po' pazienza, insomma. Rispetto a una circostanza specifica o a più circostanze. Qua sta avvenendo una rinascita per te con questa eclissi, con questa luna nuova. Qua abbiamo la luna, no? Abbiamo la luna, vedi? Qua abbiamo la luna, hai avuto pazienza e aspettati una grande rinascita, cioè il tempo è maturo affinché delle circostanze che hanno inficiato sulla tua pazienza, rendendoti quasi al limite, no? Ok, sta avvenendo una rinascita che poi ha a che fare con 10 di spade, cioè tu ti metti alle spalle, ma gli Osho Zen sono molto evocative e belle perché rinasci come una bambina o un bambino. Ok, quindi c'è una rinascita a tutto tondo per te rispetto a situazioni che eri stanca, che sono più situazioni, no? Ma le situazioni sono degli dei. Le situazioni hanno a che fare quando noi abbiamo questo stato di rimuginare, è perché non abbiamo capito come integrare il Dio. Adesso che l'abbiamo capito, tu avrai la rinascita. Mm? Ok, vediamo i tarocchi cosa ci dicono. Situazione attuale. Vediamo su dove ci specificano. Situazione attuale. Leone. Ah, mancanza di fiducia, hai perso un po' le speranze, un po' il coraggio. No, coraggio no, c'è il 7 di spada che mi parla di situazioni di mancanza di fiducia, non ti stai fidando delle situazioni, non stai avendo fede nelle emozioni. Ok, come in questo caso quelle della rabbia, frustrazione, ok. Parliamo di una mancanza di fiducia, forse qualcuno anche che no, si è ritirato, non si è comportato bene, però qualcuno all'esterno sono solo inneschi che Ares in questo caso ti fa accendere in te affinché tu possa integrare l'emozione e prenderne il favore del Dio. Cosa vuol dire? Che avrai una rinascita rispetto a quelle sensazioni di mancanza di fiducia che stai avendo per più circostanze. Una rinascita. Ok, vediamo la sfida. Vediamo la sfida per te, il blocco, sfida o blocco. Sì, la vittoria, il 6 di bastoni. Mi parla il 6 di bastoni di vincita, di esito, di successo, situazioni in cui non stai avendo successo, non stai avendo esito. E quindi qua mi può parlare anche di situazioni di orgoglio, ok? Perché? Perché l'orgoglio, queste sensazioni sono tutte relative alla mente analitica, che vuole sopraffare, vuole vincere, ma allo stesso tempo anche chi vuole sopraffare e vincere, colui il quale è stato sopraffatto a sua volta dalle sue stesse emozioni, dal suo stesso Dio, da Ares stesso. E quindi c'è una spinta alla rivalsa e a tutto questo. Io ti dico che queste eclissi, con il lavoro che ti ho detto di fare, ti portano a piena rinascita e all'esito, al successo che vuoi conseguire. Negli ambiti in cui hai perso un po' la fiducia, hai perso la pazienza, vedi? L'avanzamento. Tu è come se avessi avuto tanta pazienza in un avanzamento che non arrivava, non ti fidi delle circostanze, non ti fidi di nessuno, qua era una rinascita. Facendo il lavoro che ti ho detto, va bene? Vediamo un altro consiglio, o comunque cosa ti dicono gli Angelion dei Sephirion. Può parlare di più circostanze lavorative, esistenziali, amorose, tutto, ok. Il nodo cardine è quel girare in tondo, ok. Vediamo un po' cosa dicono i Sephirion. Amicizia, solidarietà, comunità, alleanza, qua ci sono due alberi insieme, due alberi distinti ma non separati. Quindi due individui distinti, diversi, ma non separati. La carta amicizia, solidarietà, comunità, alleanza mi dice che questo è il tempo in cui tu ti allei con la tua forza, il Dio che ti incarna, in questo caso è Ares che ci mette l'attenzione sulle zone buie di noi, laddove abbiamo avuto rabbia, frustrazione per situazioni che non proseguivano. Allora qua ti porta
a una nuova alba, che è quella dell'integrazione con questa forza, una rinascita piena nell'avere esito che ancora non stavi vedendo. Va bene? Quindi fiducia e fede nella forza che ti arriverà in questi giorni in Ares, che vuole darti la sua potenza. Ok? Quindi detto questo, ragazze mie e ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come ti influenzerà, ma soprattutto come, laddove noi dobbiamo andare a mettere l'attenzione per integrare la forza del dio Ares. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario l'opportunità straordinaria che ci dà questa eclissi con la luna nuova. Sagittario, tic tac. Allora, il tic tac mi parla di qualcosa o che stai aspettando o di qualcosa che si manifesta in questi giorni. Si manifesta qualcosa o che stavi aspettando oppure si manifesta qualcosa per integrare il dio Ares. Hai perso la pazienza in alcune cose, o stai perdendo la pazienza in alcune cose, oppure c'è la manifestazione di qualcosa. Andiamo a vedere. Vediamo un po'. Di qualcosa che è imminente, di qualcosa che è imminente, oppure semplicemente può essere una forza che ribolle dentro di te come energia anche sessuale, erotica, e quindi mi dice accogli Ares, senti, fai l'esercizio dell'accogliere la parte più istintiva in questi giorni e lasciala penetrare in te, va bene? Perché questo è il tempo, ok? Per allinearti consapevolmente a quello che la tua anima vuole che tu faccia per integrare il karma e andare verso il dharma. Vediamo un po' Sagittario, oppure anche la carta mi dice che sta per esplodere qualcosa, proprio anche Ares esplode qualcosa per una verità molto più alta di quello che la nostra mente analitica può supportare. E noi dobbiamo andare al di là della mente analitica dell'ego, trascenderlo. Ok, vediamo Sagittario. Rimandare, appunto, c'è qualcosa che rimandare, il matto, volgersi all'interno. Io qua vedo una situazione dove stai per espanderti. Io vedo qua qualcosa che si è rimandato tanto tempo, la voglia di iniziare un processo nuovo, volgersi all'interno e cercare di capire qual è la strada migliore seguendo l'intuito e non le voci della mente. Allora, e qua mi stanno dicendo che c'è una situazione ferma da un po' che sta per scoppiare. Ok, questa situazione ferma da un po' che sta per scoppiare può essere di varia natura su vari campi, È come se ci fosse una spinta propulsiva tua col matto a lanciarti verso il vuoto con grande passione, verso il vuoto, verso mi godo momento per momento, e poi ci sono le voci della mente che trattengono. È sbagliato seguire l'istinto, il matto. È come se questa dicotomia sta lavorando dentro di te da un po' e è pronta a scoppiare con queste eclissi. Voglio vedere di che cosa si tratta. Voglio vedere, vedi qua c'è la repressione, è come se stessi repressione, condivisione, tu vuoi espanderti, qua ci sei tu. Va bene, vediamo un po' di che si tratta. Cosa ci dicono i tarocchi in merito? Situazione attuale per il Sagittario. Perché è tutto fermo, c'è un appeso qui. Quindi stai per scoppiare, o una situazione sta per scoppiare, è tutto fermo con l'appeso, o ci sono situazioni che di stallo, di fermo, di reprimersi per un qualcosa, mi reprimo, mi reprimo per qualcosa, per una morale, per un giudizio, cerco di avere il controllo.
che qua c'è il matto, che è una carta proprio di boom boom, di espansione, che poi simboleggia anche l'ariete, no? Che è circondato da due carte ferme. Mm? Ok, quindi c'è qualcosa di te che sta per scoppiare con questa luna piena e luna nuova. Vedi l'ariete di nuovo, l'imperatore. Anche tante responsabilità, questioni legate a un dover fare, un dover essere, che stanno per scoppiare. Ricordiamo il mito, scusami, ricordiamo Ares, che non era ben voluto da suo padre Zeus, che era la disciplina. Ok. Vediamo un po' qual è la sfida per te o il blocco da superare. Una scelta, qua ci sono gli amanti, devi fare una scelta. Devi fare una scelta. Mi può parlare o di amore o di una scelta d'amore, o ti si può presentare un dilemma amoroso, o magari in amore è tutto fermo. Ti si può presentare un dilemma amoroso in questo, un'attesa oltremodo stancante. Vediamo un po' al positivo cosa abbiamo per te. L'otto di denari, il lavoro. Il lavoro, allora, adesso ti dico subito, qua c'è una situazione in amore tutta ferma, va bene? Ho capito subito quello che volevo dirmi. Una situazione in amore tutto fermo e quindi qua c'è la voglia proprio di, no? Espandersi, ok. Cosa ti sta portando questa eclissi e cosa accadrà e qual è il suggerimento? Tutto questo tuo, ehm, questa tua frenesia interna, va bene? L'otto di denari mi parla, la riverserai a livello creativo, la riverserai nel lavoro. Nel lavoro. Al positivo il lavoro mi dice che nonostante l'amore sia fermo, questa frenesia, la tua anima vuole che tu la metti nel lavoro, perché ti darà grandi soddisfazioni a livello proprio personale. Se c'è rabbia rispetto all'amore, per esempio, cosa ti dice Ares in questo momento? Se c'è rabbia nell'amore, ti dice accogli la sensazione di rabbia che hai rispetto alla situazione ferma in amore. Accoglila proprio, accogli quella sensazione. Io ti benedico, aiutami ad aiutarti, lo dice ad Ares, va bene? Integrando questo ti farà avere delle ispirazioni a livello lavorativo che ti genereranno dei frutti, va bene? E qualcosa esploderà, perché l'energia da ferma inizia a fluire, che non è magari nell'amore in questi giorni, è nel lavoro, ma l'energia fluendo ti porta ad avere più presenza nel manifestare quello che vuoi in amore. Non so se mi sto spiegando, credo di sì. Qua abbiamo un 6 di coppe che mi parla anche della possibilità di riagganciarsi con una persona che tu conosci molto bene e quindi oltre a quello che ti ho detto adesso vale anche il fatto che questi giorni ti porteranno, è possibile da parte di una persona che fa una scelta nei tuoi confronti a sforzarsi per la connessione. Però quello su cui mi mettono l'attenzione adesso è quello che ti ho detto. Ok. Fammi vedere perché la situazione degli amanti al blocco. 7 di coppe, c'è confusione, un dilemma amoroso su chi scegliere in amore o cosa fare in amore, va bene? Allora mi dicono, questa energia, tu ti fai l'integrazione di Ares e me la riversi nel lavoro e questo ti darà grandi risultati. Mm? Vedi 2 di coppe, non sa. Oppure c'è una persona che è indecisa dall'altra parte, tra te e un'altra persona. Queste sono tutte energie, lo specchio, no? Ok. Quello che ti porta questa eclissi è questa energia che viene scatenata nel lavoro, scatenata in modo produttivo, affinché tu possa anche a livello amoroso avere una, una mente lucida e chiara, non arrovellandosi nel mentale, va bene? Vediamo, vediamo. Ti dice non pensare adesso a questo, non mettere la mente analitica, fai il processo e verrai soddisfatta a livello creativo emozionale nel lavoro e all'amore ci pensa Ares, ok. All'amore ci pensa all'integrazione che avrai con Ares.
Cosa ti dice Sefirion? Cosa ti dicono i Sefirion? Salto nell'ignoto, passaggio tra due mondi, coraggio, non voltarti, guarda avanti. Ok, devi fare un salto nel buio, affidandoti ad Ares quando ti busserà in questi giorni di eclissi, di luna nuova, ti busseranno delle emozioni. Io mi affido a te, salto nell'ignoto. Come il matto qui che stava represso, tu lo vuoi fare questo salto nell'ignoto, però la mente ti condizionava. Quindi passaggio tra due moni, tra quello dove non includevi l'energia di Ares a quello che includi l'energia di Ares, e salti nel vuoto, avendo dei grossissimi risultati a livello produttivo. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto per oggi. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere queste eclissi, questa luna nuova, dove ti farà mettere l'attenzione il dio Ares e come incarnarlo e guadagnarsi tutto il suo favore, la sua potenza, la sua forza. Allora, andiamo a vedere l'energia. L'energia per l'Acquario con questa eclissi e luna nuova. Eclissi di sole e luna nuova, l'energia per l'Acquario, Acquario, vediamo, è tempo di fare un sonnellino, qua stiamo dormendo, beati o no, ci sono situazioni ferme, no? Con è tempo di fare un sonnellino, ci sono situazioni che qua abbiamo anche la luna, effettivamente queste situazioni ferme ci possono innescare delle ansie, preoccupazioni o in questo caso è Ares che ci bussa affinché noi integriamo una certa forza, che è la forza dell'impeto guerriero. Situazioni ferme che ci possono creare un po' di rabbia, un po' di frustrazione, dove noi dobbiamo integrarne l'archetipo, cioè la forza che si cela dietro a questa emozione. Ok. Quindi una situazione di fermo che può creare un po' di ansia con la luna, un po' di preoccupazioni. Va bene. Ho più situazioni, Ok. Ho delle situazioni che si fermano in questi giorni e ti possono creare delle ansie. Mm. Andiamo a vedere che cosa ci dicono gli Osho Zen. Partiamo da lì e vediamo cosa accade, come ci istruiamo al cammino. Ecco, è stato mente, il cuore sa. Qua abbiamo un po' di troppa analisi, no? Come tutti i segni d'aria, troppa analisi, troppo controllo di situazioni ferme, troppo controllo, se dovesse andare così, se ne va così, ok, va bene. Vediamo un po'. Vediamo. Momento per momento. Rimandare. Gli amanti. Qua tu sei innamorata di qualcuno o sei innamorato di qualcuno, oppure qua gli amanti è proprio come se stai cercando l'amore, no? E qua è come se c'è un po' di procrastinazione, tutto è fermo in amore, mi parlano proprio d'amore in questo caso. Cosa vuol dire qua? Che stanno mettendo l'attenzione su situazioni ferme a livello amoroso, situazioni dove hai avuto dei dubbi, situazioni che hai rimandato, situazioni ferme, anche se stai insieme a una persona, magari la cosa è ferma, non fa un upgrade, no? Situazioni ferme in amore, quindi che possono creare dei dubbi, perplessità, preoccupazioni e questa luna nuova con l'eclissi ti porta a volgere lo sguardo all'interno, non agire fuori, ma non reagire fuori, ma agire all'interno, integrando ciò che servendoti di Ares, aprendoti a Ares, ciò che ti crea queste situazioni un po' disturbanti, no? Che non sono disturbanti, sono opportunità. Ok, andiamo a vedere. Oppure una scelta, hai rimandato una scelta, stai rimandando una scelta. Vediamo. Vediamo un po'. Allora, situazione attuale. 8 i denari, ti vedo molto concentrata sul tuo lavoro, sulle tue cose, rimandando la scelta d'amore o rimandando
È come se qua c'è una situazione ferma in amore e tu sei molto concentrata nel tuo lavoro, nel mandare avanti le cose, per la tua vita, per la tua professione, cavaliere di denari, molto concentrata sul tuo lavoro. E questa eclissi ti farà mettere l'attenzione su situazioni che hai rimandato a livello sentimentale, che vuol dire su delle emozioni che hai rimandato o che sono lì nel subconscio e chiedono udienza. Va bene? Andiamo a vedere qual è la sfida per te o il blocco. L'appeso, è tutto fermo in amore. È tutto fermo in amore, quindi la sfida è cambiare la prospettiva rispetto a delle circostanze ferme in amore. Come si cambia questa prospettiva? Si cambia da sola la prospettiva, facendo il lavoro di inclusione di Ares. Va bene? Hai rabbia, frustrazione, senso di impotenza, ok, sono tutte generate da un archetipo non vissuto per conformismo e moralismo della società. Quindi questa situazione dell'8 aprile ti metterà in contatto con quelle emozioni profonde che hanno a che fare con l'amore o con le situazioni emozionali. Quindi accogliendole la svolta arriva da sola. Va bene? Vediamo un po', sì, c'è un 6 di bastoni, qua una situazione che non c'è esito per un fermo in amore. Vediamo il lato positivo per te, qual è? 3 di spade, ti dico che è una situazione difficile, di rottura, di situazione difficile, amorosa, te la metti alle spalle. Il lato positivo è 3 di spade. Come te la metti alle spalle? L'ho appena detto, mettendo l'attenzione sull'emozione di paura, ansia, tristezza, che ti può portare questa eclissi affinché tu sciolga e la situazione migliori, il 3 di spade al positivo. Qua mi può parlare anche della tua persona di interesse, che è una persona che sta dedicandosi molto al lavoro, la situazione è ferma in questo senso. Tu facendo questo lavoro sciogli anche la situazione con quella persona, va bene? Vedi, c'è l'asso di coppe qua. Quindi la situazione migliorerà a livello emozionale grazie a queste eclissi facendo questo lavoro che ti ho detto, dandoti un'opportunità d'amore. Dietro l'angolo c'è l'opportunità d'amore, la situazione si sblocca perché come ultima carta ti esce gli amanti, che comunque l'amore è in arrivo per te. Tu stai qua adesso. Questa è la situazione post-eclissi. Va bene? Adesso andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo di Sefirion. Cosa ti aggiunge? Umanoide di Atlan, preghiera, sacralità. È chiarissimo. Mi devi fare il lavoro dell'inclusione di Ares. Preghiera, sacralità. Quindi ci sarà un momento molto introspettivo dove un dolore al cuore finirà e nascerà una nuova opportunità. Quindi ti aprirai a sentire nuovamente l'amore, come ti ho detto qua, nel momento successivo al post-eclissi, quando mi integri Ares. Va bene? Rendi sacro tutto ciò che fai, rendi sacro questo momento di introspezione, è sacro perché ti sta portando ad accedere a un potere illimitato. Va bene? Ok, quindi detto questo ragazzi e miei ragazzi, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del gemelli, ascendente gemelli, luna o venere in gemelli, andiamo a vedere come ti influenzerà questa eclissi e luna nuova, cosa ti porterà e come integrare al meglio l'archetipo del dio Ares. Ok, vediamo l'energia per te, qual è? L'energia per gemelli. Yang, Yang, questo è proprio Ares, questa è proprio la manifestazione, l'impulso alla creazione. È una carta bellissima che mi dice che si manifesteranno delle cose in questi giorni, che portano a un cambio, è tempo di andare. Vi mettete alle spalle una situazione passata, una zavorra emozionale, cioè vi vedo piene di energia o pieni di energia. Bellissima carta. Andiamo a vedere un po' il percorso. Quindi cosa accade in questi giorni? Gemelli. Lasciarsi andare, vedi? È simile all'altra carta.
Vedi l'apertura come questa carta Young. Wow, la consapevolezza. Ragazze, questa è una stesa bomba per voi, questa eclissi, e ragazzi, è un'eclissi con una luna nuova potentissima. Mi dice che ci sarà un cambio che porterà a un'apertura totale verso la vita e la consapevolezza raggiunta grazie al fatto che il lavoro emozionale che avete fatto fino a questo momento vi porta ad espandervi. Cosa vuol dire questo? Manifestazioni esterne. La consapevolezza è un asso di spade degli Osho Zen, che è proprio avere la mente lucida e chiara, essere pieni e animati da una gioia indescrivibile per aver fatto un grandissimo lavoro di inclusione delle vostre emozioni più profonde, e anche la consapevolezza sono la, parlare chiaro, avere anche delle comunicazioni chiare dall'esterno. Vedo energia molto forte in movimento qua. Arriva un cambio emozionale, assolutamente per voi. Vediamo un po' in che ambito, cosa ci raccontano i tarocchi. Energia del presente, gemelli, energia del presente. Vedi, qua c'è la forza. Io vi vedo con una grande, fortissima forza di vincere sul vostro ego, sul vostro piccolo ego. Vi vedo animati da una grande forza d'animo. Vedo che anche voi state recuperando voi stesse e voi stessi e avendo anche ottimi risultati. Già negli ultimi tempi li avete avuti questi ottimi risultati per molti di voi. Se non li avete avuti è la carta del presente. 9 di coppe. Io vedo che avete recuperato la vostra autostima. Avete recuperato il vostro valore, avete lottato per conseguirlo e avrete delle grosse manifestazioni con questa eclissi e luna nuova che hanno a che fare con la vostra grinta e forza ritrovata per l'amore di voi stesse e di voi stessi. 9 di coppe e la forza. State bene e questo è amor proprio, aver lottato per raggiungere il proprio amor proprio, il proprio benessere personale. Sì, rispetto a situazioni magari di mancato benessere precedente anche a livello economico per alcune di voi, a livello di stabilità, a livello familiare. Io vedo che c'è un recupero su più aspetti. Vediamo un po' qual è la sfida o blocco che mi vai a superare. L'amore, gli amanti. Questo i gemelli, gli amanti sei tu. Hai lottato molto per avere la tua autonomia personale. Autonomia personale significa anche forza d'animo, risalire anche, no? Il blocco è qua, può essere un dilemma amoroso per te, che me lo vai a superare in questi giorni, apertura, consapevolezza. Su chi scegliere o cosa scegliere all'interno di un rapporto. Tu me lo saprai dire. Tu te lo saprai dire. Sì. È possibile che ci siano state dei litigi, o c'era della tensione nell'amore e questo ti generava un dilemma amoroso. La stella, avendo perso un po' le speranze con una persona o nell'amore. Vediamo un po' al positivo per te, gemelli. 8 i denari al positivo, io vedo che a livello lavorativo ci sarà un grande exploit. Un grande exploit a livello lavorativo e il 3 di spade qua sotto. Qua ti hanno rotto il corazon, regina di coppe e 3 di spade, è come se fossi stata, no? Avessi ricevuto all'esterno degli inneschi che ti hanno portato a soffrire a livello emozionale. Tale sofferenza l'hai vissuta bene però, cioè accogliendo quell'emozione, che tu fossi consapevole o meno di come includere in te la divinità che ti porta quell'emozione, non conta, perché comunque ci hai lavorato bene. Atto positivo è il fatto che hai fatto, farai anche in questi giorni un ottimo lavoro sulla consapevolezza di chi sei, andando a eludere un dilemma amoroso. Tale dilemma amoroso, cosa vuol dire eludere il dilemma amoroso? Che tu saprai cosa scegliere perfettamente e lo farai con grinta, con passione e con animo. Ti dico anche un'altra cosa, il lavoro va benissimo e a discapito di una situazione amorosa che può essere andata diversamente da come ti aspettavi, il lavoro ti porterà grandi gratificazioni per equilibrare la situazione emozionale, va bene? Questo ti porta la luna nuova e l'eclissi. Vediamo un'altra carta in positivo per te, 8 di denari.
Asso i denari, qua arrivano a livello lavorativo, mi stanno dicendo, il lavoro di trasmutazione emozionale che hai fatto si riversa nel lavoro con grandi risultati, dandoti la manifestazione di quanto a livello emozionale hai lavorato dentro di te e quanta autostima hai preso in te grazie all'inclusione delle emozioni negative. Sì, portandoti a guardare avanti verso il nuovo, sì, diciamo che è questo, qua c'è stata una situazione amorosa che ti ha generato il lavoro interiore e ti porta in questa eclissi ad avere grandissimi risultati per te stessa o per te stesso, va bene? Quindi mi puntano l'attenzione su un'apertura emozionale che si riversa nel lavoro e anche nell'amore, però soprattutto nel lavoro, ok? Vediamo cosa ci dice i Sefirian, cosa ci aggiungono. Il bivio, decisione necessaria, decisione e scelta necessaria. Vedi qua abbiamo una scelta che tu farai in questi giorni di aprirti alla vita e questo ti porterà di riflesso grandi opportunità per quanto riguarda sia il profilo lavorativo, stesso in questi giorni, grazie al lavoro che metti, lo sforzo che fai, sia a livello amoroso. Questo post 8 aprile però, i giorni successivi, la prima cosa che vedo lampante mi mettono l'attenzione sull'aspetto lavorativo. Quindi tutta questa emozione che tu hai trasmutato la riversi in ambito creativo e lavorativo. E gli amanti che sono al blocco e la sfida è quella anche di perseguire il tuo ideale nell'amore. Questo ti porta a manifestare all'esterno la persona che incarna tale ideale. Questo post l'8 aprile. Che ci sia già o non ci sia questa persona post 8 aprile. Ok? Bellissimo ragazze mie e ragazzi. Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia, ascendente bilancia, luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere quali sono i messaggi per questa luna nuova in eclissi, come adempiere al ruolo di Ares all'interno di te, integrando la sua forza e il suo impeto, e negli ambiti che ci andranno a descrivere adesso i tarocchi. Allora, mettiamo prima di tutto l'energia, bilancia. Vediamo qual è l'energia per la bilancia. Bilancia. Anime gemelle. Qua abbiamo anima gemella, mi parlano d'amore. Allora, qua mi parlano sia di una persona che ti è vicina o che tu già hai, che è fedele a te, un'anima affine a te. Mi può parlare anche di amicizie affini, in ambito anche lavorativo, persone che collaborano con te e che sono affini alla tua anima, famiglie animiche, o mi parlano di una persona in particolare. Mettono attenzione su questa dinamica qui. Voglio vedere subito di cosa si tratta. Ok, vediamo. Anche sul concetto di anime affini, no? Questa eclissi ti porta a fare un viaggio interno che ti porta alla consapevolezza di cosa significa essere anime affini. Avere l'ideale dell'anima gemella, cioè di stare in coppia consapevolmente, perseguendo il proprio ideale e ogni sfida all'interno della coppia vederla come un potenziamento per andare incontro al proprio ideale interno di benessere. Vediamo un po', bilancia, completamento, morale, controllo. Allora, ragazze, morale e controllo, completamento. Qua c'è una situazione che per analisi, per troppa mente, è come se volessi avere il controllo su una situazione per questioni morali. Morali che significa mentali, giudizio, pregiudizi, condizionamenti, è come se volessi avere il controllo su una situazione d'amore. Qua c'è poco lasciarsi andare alle emozioni. E questa luna nuova con l'eclissi ti porta a volgere lo sguardo all'interno, a vedere dove sono quei blocchi
che non ti fanno lasciare andare, che qua vuoi avere il controllo di una situazione per pregiudizio, condizionamenti e morale, proprio che è l'ego. Mm. Su una situazione che mi parla di anime affini, no? Dove è tutto anima e qua vedo tutta mente. Mm. Quindi questa eclissi volgerà lo sguardo su quelle circostanze in cui è come se ti stessi controllando, voler avere sotto controllo per un giudizio, per una morale, una situazione d'amore. Vediamo un po' di che si tratta. O ci può essere un'altra persona e tu ami una persona che ha un'altra persona. Vediamo. Vediamo. Allora, energia attuale, bilancia. Il 10 di denari. Qua mi parla di una situazione familiare, o di lavoro, o di stabilità. Forse questa è la morale. Qualcuno che ha famiglia e non si lascia andare, qualcuno che per una morale di tipo lavorativo c'ha il controllo. Mm, diavolo. Mi parla di una certa situazione anche di manipolazione può essere qua, molto orgoglio. Vediamo un po' qual è la sfida per te. O mi parla anche del fatto che tu stai dedicando molto tempo alla tua stabilità personale e per questo è come se non ti lasciassi andare a un'emozione più poetica. Mi spiego? Vediamo qual è il blocco o la sfida da superare. È la temperanza. La temperanza mi parla di equilibrio, come se non ci fosse equilibrio a livello emozionale e sentimentale tra te e una persona oppure nell'amore, non ci fosse equilibrio. Se per esempio hai a che fare con una persona con cui c'è una situazione di più di freddezza che di equilibrio con la parte più animica e spirituale, è come se questa eclissi e luna nuova ti fa mettere l'attenzione su questo affinché tu possa portare equilibrio in quest'area, va bene? Più, diciamo, poesia, più bellezza per controbilanciare una situazione un po' più di spade, di freddezza. Questa è regina di spade e re di spade. È come se qua si fosse conclusa una relazione con una persona, per esempio per alcuni di voi, e ci sia freddezza, o ci sia o non c'è, o c'è silenzio tra te e una persona, c'è freddezza tra te e questa persona, però siete magari anime affini, c'è una parte di te che vorrebbe aprirsi di più alla parte bella e poetica con questa persona e tu vedi freddezza dall'altra parte, ma qual è il senso? Tu cambi, la persona cambia esterna a partire da come cambi tu all'interno. E qua ti dice che manca comunicazione e anche manca equilibrio. Qua io vedo o te o questa persona molto centrata in una famiglia, in una stabilità, che manca un po' di questo equilibrio, però qua ci sono anime affini. È come se questa luna nuova e questa eclissi ti mettessero l'accento nel sentire l'emozione al di là delle circostanze esterne che creano la morale. Quindi tu ti sforzerai di sentire le emozioni al di là delle circostanze, sentire l'emozione al di là del chiederti perché. C'è questa emozione, vivitela tutta. Può essere un'emozione bellissima che, essendo stata occlusa, ostacolata da una morale, può generarti rabbia e quindi entra in merito Ares e tu devi affidarti a Ares dicendo io mi affido a te Ares. Questa situazione io l'affido a te e ti chiedo di supportarmi nel percorso. Cos'è che non riesco ancora a vedere? Fatti queste domande. Qua c'è 5 di bastoni, è possibile ci siano stati conflitti oppure all'interno della famiglia, per esempio, quest'anima gemella può essere anche un membro della famiglia o persone no, a te vicine e non ci sia equilibrio con queste persone. Allora ti chiedo, questa eclissi e luna nuova, di metterti in contatto con quelle emozioni affidando ad Ares la risoluzione. Vediamo il positivo per te. Guarda, c'è un avanzamento al positivo per te, c'è un trionfo, c'è successo. C'è successo in questa situazione descritta o nelle situazioni descritte. Qua abbiamo anche un re di denari, mi può parlare di successo con questa persona, che può essere anche un membro della famiglia, una persona di interesse,
vedi tu con chi c'è questa situazione di freddezza, però senti qualcosa di affine, di profondo e non c'è equilibrio proprio perché le due situazioni sono sbilanciate, va bene? E ci sarà un successo in questo, ok? Se non ti risuona adesso, aspetta qualche giorno e vedi che ti risuona. Vediamo un po' cosa ti dice il Sephirion. Sì, è una prova iniziatica per te questa. Affrontare le paure e sperire. C'è una paura che tu devi affrontare in questi giorni che ha a che fare con quello che ti ho descritto. La paura ha a che fare con la mente razionale tua analitica, perché qua c'è un re e regina di spade. Possono essere anche due uomini e due donne qui, eh? Però qua c'è una situazione di freddezza relativa chi è che è controllato, analitico e freddo? La mente razionale, analitica, che è il succo di una morale comune. Allora, la prova iniziatica tua dove sta in questi giorni? Sta nel controbilanciare la parte razionale con la parte più empatica, più emozionale, più poetica, più bella. Va bene? Ok, questo porta all'equilibrio, d'accordo? Ok, quindi e al successo. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci. Andiamo a vedere come ti influenzerà questa eclissi e dove mettere l'attenzione affinché tu possa trarre il beneficio del dio Ares e integrare gli aspetti corrispondenti a quello che può accadere. Allora, andiamo a vedere l'energia per pesci. Pesci, energia di questa eclissi luna nuova in Ariete, pesci, vediamo, pesci. Perché ti stai facendo delle domande? Questa carta è uscita anche all'Ariete, sì, è possibile che tu sia ascendente Ariete o abbia Luna o Venere in Ariete, insomma, il perché ti stai facendo delle domande rispetto a qualcosa. Tali domande possono essere adempiute in questo preciso momento soltanto sentendo l'emozione, perché lo sguardo con l'eclissi è rivolto all'interno. Non trovi all'esterno le risposte, sono sempre dentro, ma in questo momento il focus è all'interno. Va bene? Ti stai facendo delle domande o ti farai delle domande rispetto a qualcosa. Andiamo a vedere come sta la situazione energetica. Allora, pesci, pesci, luna nuova, eclissi, pesci, consapevolezza, l'esistenza, wow, la pienezza. Guarda, queste carte mi stanno parlando di una pienezza totale in te. Questo è l'asso di spade, il mago e l'asso di denari. Ragazze e ragazzi, mi stanno dicendo che ti puoi fare delle domande in questi giorni. Le domande sono guidate da una pienezza che sta sgorgando in te. Tali domande hanno a che fare con... cioè le domande che ti puoi fare partono da una prospettiva più alta rispetto a quelle domande che ti saresti fatta in una prospettiva più bassa, cioè una prospettiva diversa, ok? Allora mi stanno dicendo che in questi giorni alcuni di voi hanno aspettato tanto per qualcosa, però non vedo un'aspettativa o un qualcosa di frenetico, vedo un grande equilibrio interiore, eh. Vedo un grande equilibrio interiore in te. Questo affidarsi all'esistenza, che è anche un affidarsi alle forze che ti sopraggiungono, no? Che sono questi dei, in particolar modo Ares. Voglio vedere adesso, di qua c'è il 2 di spade.
Allora, mi dicono che hai realizzato delle cose importanti. Quindi hai realizzato delle cose importanti. Hai raggiunto la consapevolezza di come funziona la realtà, le leggi, la legge spirituale, le energie sottili, di come funziona la realtà. Sei arrivata, per molti di voi, arrivati a dei traguardi importanti della vostra vita. Per altre questioni vi fate delle domande. Adesso andiamo a vedere quali. Vediamo di chiarire di più. Vediamo. Pesci, situazione attuale. Siete arrivate anche alla consapevolezza che i traguardi che avete raggiunto vi portano a stare molto sereni su altri aspetti, nonostante voi vi facciate delle domande su alcuni aspetti non raggiunti come traguardi. Però l'affidarsi a questa esistenza, che è proprio il Dio che ti incarna, è di grande auspicio. Vediamo. Energia attuale, pesci. Infatti abbiamo il carro, grandissimo potere. C'è successo avanzamento per te, molte lo stanno già vivendo. Molte lo stanno già vivendo. Mi arriva forte l'energia da qui, che avete successo in molti ambiti o avete avuto successo in molti ambiti e su altri ambiti vi state chiedendo perché. Però non è un perché che fatto con frenesia, no, no. Molti di voi c'è qua il raggiungimento di una grande consapevolezza, cioè di grande fermezza interna. Il carro mi parla di successo, avanzamento, prendere le giuste decisioni in virtù della consapevolezza. Cos'è la consapevolezza? La consapevolezza non ha a che fare tanto con un processo mentale, con un rendersi conto di un fatto, di qualcosa, un darsi conto di qualcosa a livello mentale, è un sentire quel darsi conto. Ok, la consapevolezza ha a che fare col sentire in ogni cellula di te, non solo nella parte mentale. 5 di bastoni. Vediamo un po', voglio vedere qual è la sfida a questo punto, sfida o blocco che mi vai a superare. La forza, forse è come se per alcune questioni hai perso un po' di forza, di coraggio, di credere ancora in qualcosa, rispetto ad alcune questioni, perché molte hanno già risolto tante questioni e sono molto consapevoli con questa stesa. La forza al blocco mi parla di un po' di coraggio in più che devi mettere in qualcosa. Ricordiamo che coraggio viene dal latino cor cordis, avere cuore, no? Qua tu vedo che già hai fede nell'esistenza, perché molte cose ti sono arrivate nella grazia di Dio, va bene? Con la consapevolezza che di tutte le leggi spirituali. Mi dicono un po' più di coraggio in qualcosa, io non so in che cosa. Forse nel lavoro, pace di denari? Sì, in quello in cui tu credi. Vediamo un po' l'aspetto, perché la forza al blocco? Nell'amore allora, l'asso di coppe, re di spade. Forse c'è freddezza con una persona o freddezza nell'amore con qualcuno e ti stai chiedendo perché magari raggiungi determinati successi in ambito lavorativo, tuo personale, nell'amore ancora no, perché se no non mi esce la carta perché, no? E mi dicono un po' più di coraggio in cosa? Perché a questo punto come interpretiamo l'eclissi con la luna nuova, con Ares, no? Allora, qua c'è proprio la forza, il coraggio che Ares aveva di sentire le proprie emozioni. Quando leggerete il mito di Ares, in questo libro c'è comunque, c'è tutto, e quando leggerete il mito di Ares vi rendete conto che lui era coraggioso, sentiva il cuore, le emozioni e agiva. Quando questa azione agisce di impulso senza la consapevolezza è distruttiva, quando agisce in forza costruttiva è impeto guerriero. Un po' più di coraggio nel sentire, magari c'è un po' di mancanza di coraggio nel sentire delle vostre emozioni, alcune emozioni. Ecco, questa luna nuova con l'eclissi vi farà mettere lo sguardo su quelle emozioni che non avete coraggio di sentire. Va bene? Vediamo un po'. Energia positiva per te. L'asso di denari. Qua abbiamo un'opportunità grandiosa.
io credo che sia un'opportunità grandiosa di natura lavorativa qua. Il sole, vedo tanta felicità. Lavorativa, sì, vedo tanta felicità per questo. Quindi la luna nuova con l'eclissi ti fa mettere l'attenzione laddove c'è un po' di mancanza di coraggio nel sentire qualcosa a livello emozionale. Quindi affidati ad Ares, va bene? E digli, fammi vedere quello che io ancora non vedo. Io mi affido a te. Ok? Mm. Andiamo a vedere adesso con le carte degli Angelion, Sefirion, cosa ci aggiungono gli Angelion. Pesci. La chiave d'oro, notizie in arrivo, aiuti e soluzioni. Guarda, mi hanno aggiunto che in questa luna nuova, con queste eclissi, ci sarà uno sblocco, la chiave d'oro. Uno sblocco dove? Oltre a darti qua a livello lavorativo un grande, qualcosa di meraviglioso, assai denari, ehm, lo sblocco avviene anche a livello emozionale, va bene? Emozionale, con l'amore o a livello proprio emozionale, sentire il coraggio di sentire un'emozione che ha inficiato un po' a livello relazionale con qualcuno nell'amore. Mi dice che c'è una soluzione e ti arriveranno aiuti e soluzioni, d'accordo? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, bellissima stesa, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come la luna nuova in queste eclissi influenzerà queste tue giornate e dove Ares può intervenire affinché tu ne guadagni il suo favore, cioè proprio affidandosi al Dio che domina questo momento, ok? Vediamo, cancro, vediamo la situazione energetica. La tribù. Io qua vedo degli incontri in questi giorni. Qua vedo degli incontri, vedo delle situazioni che ti faranno mettere a confronto con altre persone. E in questi incontri, questa carta racconta come in questi incontri è importante includere dentro te l'altro, fuori da te. Cosa vuol dire includere l'altro? Ascoltarlo con empatia. L'altro sei sempre tu. L'altro ti innesca delle questioni interne tue in sospeso. L'altro ti può innescare il ricordo di situazioni più passate. L'altro ti può innescare un'energia, un'emozione che non avevi contemplato, che però è nel subconscio. Vedo questi incontri che possono innescare in te delle dinamiche. Andiamo a vedere un po' con la tribù cosa ci dicono Yosho Zen. Schizofrenia, questo è un 2 di spade. Pigrizia. Armonia. Guarda, qua c'è una situazione di incomprensione che passa a una piena inclusione. 2 di spade, 9 di coppe, 10 di coppe. Io qua vedo che c'è una situazione statica che ti dava da pensare, che non si muoveva, può essere in vari ambiti, un non saper cosa pensare rispetto a una situazione che era statica. Vedo un'armonia, cioè vedo un'energia bellissima e una felicità che ci sarà per te con questi incontri. Mi dicono a livello emozionale, quindi può essere con una persona tua di interesse, con delle persone all'interno della famiglia, vedo una famiglia in armonia, vedo rapporti sani con persone. A livello emozionale vedo che c'è una situazione di armonia, di ritrovo armonico. Sì, vediamo un po' di che cosa si tratta. Vediamo energia attuale per il cancro. Sì, vedo che c'è un po' di conflitto con qualcuno in famiglia, o ci può essere,
e quindi vedo un confronto che può generare dei conflitti. Io vedo un po' di tensione con qualcuno in famiglia o con qualcuno che ti sta a cuore. Vedo tensione, conflittualità con qualcuno, o può accadere questo in questi giorni, ok? Se non ti risuona adesso, ti risuonerà tra qualche giorno o tra qualche ora. Un po' di tensione rispetto a questa dinamica qui. Io vedo che il 5 di bastoni è proprio magari la tensione, o tensione, rabbia, non riuscire a comprendere l'altro, queste dinamiche. Ok, quindi può scatenare un po' di emozioni inerenti a quello di cui parla proprio Ares, l'attenzione da volgere all'interno. L'altra persona sei sempre tu. Ti innesca all'interno questa forza del dio Ares affinché tu la possa far fluire. Vediamo, vedi la papessa, qua ci sono delle situazioni dove c'è tensione e ci si ritira. Questa è la sensazione. Sì. Vediamo, anche con i figli può essere, un po' di tensione. Vediamo. Eh, qual è la sfida di questi giorni per il cancro? Sfida o blocco? Il 6 di spade, uscire fuori dalle difficoltà. Dal 5 passiamo al 6, ma è di spade, cioè può essere anche una distanza, si possono creare un po' di disarmonie con i figli a distanza o con un figlio a distanza o con una persona a te cara che è a distanza, magari non parlarsi viso a viso può creare una disarmonia, può generare delle questioni interne di questa natura, però vedo che con 10 di coppe la situazione si armonizza. Quindi la sfida è uscire fuori dalla difficoltà rispetto a una situazione di tensione che ci può essere o ci potrà essere con una persona, va bene? Di questa natura qui. Il 3 di denari mi può parlare di magari sull'ambito lavorativo, oppure qua cancro ci sei tu, mi può parlare di è difficile intendersi con una persona e quindi o comunque sia ci può essere tensione per mancato intendimento con una persona, per fare dei piani insieme o mancato intendimento. Dove sta la sfida con Ares? Far fluire l'emozione che può generare questa cosa affinché si possa uscire fuori dalla difficoltà. Ok, vediamo un po' energia positiva per te. L'8 di denari, io ti vedo molto concentrata sul lavoro e grandi risultati in ambito lavorativo con questa luna nuova in eclissi che ti porta, vedi grande lavoro. Asso di bastoni, 8 di denari, vedo che gli incontri a livello lavorativo andranno benissimo. Se c'era un fermo, per esempio, a livello lavorativo e della tensione, io qua vedo che riprendere una situazione e vedo tanta operosità a livello lavorativo che porta a una grande armonia. Abbiamo descritto qua eventuali disappunti o litigi con familiari o persone che ti sono accanto, possono essere anche in ambito lavorativo. E quindi vedo qua che questi incontri portano a far rifunzionare le cose. Ok, vediamo un po' cosa dicono gli Angelion. Sì, connettiti al tuo sé superiore, abbi fiducia, speranza. Gli Angelion mi dicono che connettiti al tuo sé superiore, quindi anche il potere del verbo, io attivo e manifesto l'amore totale per il mio sé superiore, va bene? Il tuo sé superiore è la tua anima che sceglie che tipo di emozioni attivarti dentro di te con le persone che ti vengono davanti. In questo caso il tuo sé superiore, la tua anima, in accordo con il dio Ares, vogliono che tu faccia trasmutare l'emozione in armonia. Se c'è qualcosa che genera rabbia, tensione, affidati affinché tu possa integrarne la forza. Ok, detto questo ragazzi miei ragazzi, io vi ringrazio, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere come il dio Ares si paleserà a te in questi giorni affinché tu possa integrarne la forza. Ok, andiamo a vedere in questi giorni di energia eclissi e luna nuova dell'8 aprile 2024 per lo Scorpione. Energia. È tempo di fare un sonnellino. Questa carta è uscita, se non sbaglio, all'Acquario anche. Allora, è tempo di fare un sonnellino, mi parla di una situazione di varia natura.
una situazione ferma o in un'area in particolare della tua vita piuttosto che un'altra, una situazione laddove le circostanze sono ferme e possono creare un po' di angoscia o titubanza o ansia. Va bene? Se ancora non è successo, aspetta qualche giorno, cioè questo è il senso. Una situazione che è ferma può scaturire in te un'emozione che deve essere trascesa. Abbiamo proprio la luna e quindi la luna ci può portare un po' di ansia e di preoccupazione rispetto a una situazione ferma o farci riflettere su una situazione ferma. Tale riflessione può generare in noi delle emozioni che devono essere ascoltate e trascese. Quindi è tempo di fare un sonnellino, mi parla di queste circostanze qui. Adesso vediamo in che ambito. Vediamo. Vediamo prima di tutto cosa ci dicono gli Osho Zen. E anche la carta, essendo luna nuova, che punta l'attenzione su nuovi inizi mossi da cosa? Mossi dall'energia di Ares. Integro il senso di impeto o di rabbia o qualsiasi cosa mi possa dire in impeto guerriero, cioè accetto Ares, integro Ares, amo Ares e mi lascio condurre da Ares. Attraverso questo mi arrivano le intuizioni, la luna di ciò che i passi miei devono seguire. Ok. Vediamo cosa dicono gli Osho Zen. Scorpione. Confronto, maturità, essere ordinari. Qua c'è una situazione, mi parla di una situazione di routine, qualcosa che sta andando secondo una certa routine, qualcosa che sta andando, magari c'è anche un fermo in un'area e un'attività invece in un'altra. Mi parla di una situazione in cui o state aspettando un confronto con qualcuno e state attendendo il momento giusto, però mi parla di un'energia tutto sommato equilibrata per voi. Questo 9 di denari, 8 di denari, questo è un 5 di spade. Mi parla di un'energia anche che vi state dedicando al vostro lavoro, alle vostre cose, a far andare bene le cose nella vostra quotidianità. Però ci possono essere delle altre circostanze ferme, che non hanno un'operosità come in questo caso, magari in circostanze vostre lavorative o altro dall'amore, per esempio qua ci può essere fermo l'amore, dove state aspettando un confronto, intanto vi dedicate a voi stesse o a voi stessi, vedo una situazione di operosità nella pratica, nel quotidiano e nel vostro lavoro. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. Scorpione. O state aspettando delle risposte in ambito lavorativo che vi diano di più, un confronto con qualcuno che vi dia di più sul piano lavorativo. Vediamo, energia attuale per lo Scorpione. Il 2 di bastoni. Mi parla che state pensando, state progettando qualcosa? State progettando qualcosa? State guardando al futuro? State progettando qualcosa? Rispetto a un vostro esplorare oltre una circostanza, in ambito lavorativo può essere, oppure in ambito amoroso è come se state osservando una situazione a distanza o qualcuno a distanza. Re di coppe, qua ci sei tu, che tu sia un uomo o donna, è come se i tuoi pensieri sono rivolti a pensare a qualcuno o qualcosa che è o a distanza, se parliamo d'amore, oppure a pensare che strategia prendere rispetto a un progetto lavorativo per avere ciò che vuoi di più. Vediamo qual è il blocco da superare o la sfida. Il 3 di coppe. Il 3 di coppe è un'energia che mi parla di diversione, di divertimento, di anche riconciliazione. Forse qui stiamo aspettando una persona che è fuori o è a distanza e il blocco è una riconciliazione, un confronto, un vedersi.
può essere questo, la situazione è bloccata, qua c'è un 6 di denari che mi parla anche qui, se parliamo d'amore, di una circostanza laddove non c'è incontro, non c'è riconciliazione, qua c'è un'attesa, stai cercando di capire che decisione prendere rispetto a una persona o rispetto all'amore. Oppure qua ti vedo pensare a che strategia prendere in ambito lavorativo per avere di più rispetto a un progetto che hai, rispetto a qualcosa a cui stai pensando in ambito lavorativo e avere poco tempo per lo svago. Quindi vedi un po' dove ti ritrovi. Tant'è che la carta del 3 di coppe a blocco, se questo è il tuo caso, ti intima, sii più leggero, svagati un po'. Va bene, svagati un po' se questo è il tuo caso. Vediamo un poco per rimettere un ordine, un equilibrio. Qua vedo molto lavoro per molte di voi, Vediamo, un po' di stress mentale per molto lavoro. Vediamo, perché qua ti dice affinché tu possa prendere la strada giusta in ambito lavorativo, avere anche un'ispirazione in più, l'intuizione qua, svagati un po', lascia stare quello che stai facendo, svagati, vai fuori, fatti una giornata diversiva, diversa, ok. Vediamo la carta positiva per te, Scorpione. Il matto, la carta positiva, mi dice segui di più l'istinto. Al positivo è il fatto di seguire più l'istinto, di non fare sempre le stesse cose della routine, fai qualcosa di diverso. Perché questo risvegliati, vedi c'è il giudizio, risvegliati, fai qualcosa di diverso. Perché tu facendolo, perché me lo fai? Perché qua c'è il matto al positivo. Ti arrivano anche intuizioni su quale scelta fare per avere qua questo 9 di denari, no? Per avere la stabilità che vuoi, per avere il tuo riconoscimento. Questa è la stessa che mi dice c'è qualcosa a livello di routine che ti sta un po' stressando, svagati, apriti, perché questo ti porta a far salire l'energia, a celebrare l'energia, ok? Quindi se stai per esempio a livello lavorativo cercando di pensare che strada prendere o stai facendo qualcosa che non ti piace, che non ti dà la soddisfazione che vorresti, ti dicono continua a fare quello che stai facendo se c'è necessità di farlo, va bene? Nel frattempo però svagati, non pensare al troppo lavoro, in questo caso al progetto che devi fare, non ti vengono idee, svagati, va bene? Svagati, svagati perché ti arrivano le intuizioni, è tempo di fare un sonnellino, perché questo è un momento creativo per te. Se invece qua, diciamo, parliamo di, per esempio, l'amore è una situazione bloccata, o comunque sia è fermo nell'amore, io qua ti dico che se tu hai una persona fuori di interesse o che la situazione è ferma, il punto è che questa persona lavora molto, non potete avere un confronto, ok? Qua ci sarà col matto un'azione che farà questa persona per andarti incontro, per vedersi e per celebrarsi, se è questo il tuo caso appena descritto. Se invece non c'è nessuno a distanza e qua l'amore era fermo, ti dicono intanto svagati, esci, conosci gente, 3 di coppe al blocco che magari non ti va di aprirti un po', fallo e vedrai che questo è il punto centrale di questa eclissi, è luna nuova per te. Apriti alla vita, all'esperienza emotiva, emozionale, lanciati, ok? Voglio metterne un'altra sul matto, ancora energia positiva per te col matto, 2 di spade, vedi? È come se fossi molto nel mentale, 4 di spade, hai bisogno di più svago, più svago, più svago. Questo ti stanno dicendo, attiva proprio Ares che è in te sotto forma di grinta. Fammi mettere perché c'è una carta negativa. Qual è la carta negativa qui? Ti fa fatica a fare questo cambio, c'è la morte al blocco, ti fa fatica a fare questo cambio. Però è come se ti dicessero fallo e vedrai che non ci saranno più blocchi mentali, ti piacerà farlo. Apri, esciti, esciti. Che qua il 5 di coppe mi dice che magari per una tristezza, per un abbandono, per una situazione difficile, ecco di qua, re di coppe, è difficile magari metterti alle spalle una situazione passata con una persona del passato, ti può costare fare questo cambio, fallo, ti dicono. Fallo, fallo e vedrai che risultati, perché Ares è con te. Va bene? Andiamo a vedere cosa ci dicono le carte nei Sefirion, Scorpione. Poi la morte sei tu anche Scorpione, no? Come si fa fatica a fare questo cambio e invece fallo, ok.
superamento via libera, passa, fallo. Ti dicono proprio fallo, hai la forza di Ares dentro, il guerriero, fallo, va bene? Affidati ad Ares, se senti tristezza, frustrazione, affidati ad Ares, superamento via libera, ok? Disfrutta, si dice in spagnolo, cioè goditi, esci, va bene? Anche a prenderti un caffè sotto casa, esci, va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è quanto. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere quali sono le linee guida di questa eclissi e luna nuova, di come Ares, il dio, si farà sentire, come integrarne il potere, come avere il suo favore. Allora, andiamo a vedere Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Vediamo che energia abbiamo. L'osservatore. Questa è una carta che mi dice che stai osservando una situazione, sei in attesa di qualcosa mentre osservi una o più situazioni. Mi dice che è un momento di osservare le circostanze, vedere un po', guardate qua c'è un animaletto che guarda la luna e quindi questa luna nuova, io credo che tu stia iniziando a osservare come mettere dei propositi con questa luna nuova. O stai osservando una circostanza, una situazione. Andiamo a vedere cosa ci dicono gli Osho Zen rispetto a questa situazione. O stai a guardare che cosa sta accadendo, vediamo. Vediamo un po'. Intensità, abbondanza, il ribelle. Allora, io vedo che qua tu troverai una forza incredibile per rivendicare ciò che è tuo. Troverai una forza rispetto a una situazione che stai osservando, avrai una forza incredibile per rivendicare ciò che è tuo. Alcuni di voi hanno avuto un po' da ridire con delle circostanze lavorative oppure dei capi, dei capi sul lavoro, dei responsabili sul lavoro. È come se avranno il coraggio di dire ciò che sentono, spezzando delle catene. Sì, questo è quello che ti porta proprio Ares, c'è questa intensità, il ribelle che poi è proprio l'imperatore, qui quel cavallo di bastoni, è proprio Ares. Per conseguire l'abbondanza che vuoi, tu romperai delle catene. Tali catene possono essere ricondotte o a dire ciò che senti, e stai osservando questa situazione, se lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, lo dici, a riprenderti ciò che è tuo, ciò che senti. Va bene? Vediamo un po' cosa dicono i tarocchi. Energia attuale per il Capricorno, energia attuale Capricorno, perché a volte è come se avessi avuto paura un po' dell'energia distruttiva di Ares, magari non sai controllare quello che dice, non sapevi controllare quello che dici, no, 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 qua vai proprio con una grande consapevolezza, Vediamo, energia attuale per il Capricorno. Infatti abbiamo 10 di spade qua e stai chiudendo una tappa difficile. Sei in procinto di chiudere una tappa difficile, guarda, c'è di nuovo l'imperatore. La tappa difficile in questo caso era quella di voler avere sotto controllo delle cose che non vanno controllate, hanno a che fare con le proprie emozioni represse. Va bene? E questo è l'insegnamento che ti dà Ares in questa luna nuova di eclissi. È possibile che tu abbia
chiusa una relazione con una persona, oppure il 10 di spade con l'imperatore, è come se si chiude una tappa laddove tu hai tenuto sotto controllo una certa intensità, una certa emozione. Si chiude questa tappa qui. Alcuni di voi, da questa tappa può essere stata innescata dalla rottura con una relazione, per non avere il controllo in una relazione. Che cosa vuol dire? Il controllo. Il controllo è ciò che stiamo abbattendo, no? Cerco di spiegarmi in altri termini. Noi non dobbiamo avere il controllo sull'emozione, dobbiamo sentire l'emozione e poi la possiamo controllare. Anziché distruggere una macchina, ok? Parliamo. Questo è il senso, il controllo con l'emozione, ma l'emozione si può controllare, tra virgolette, soltanto quando tu integri il Dio che te la sta mandando Ares in questo momento. Sì. Quindi qua abbiamo una situazione, tu ti chiudi, ti metti alle spalle una tappa difficile che ha a che fare con qualcosa di represso in te, interno. Vediamo un po' qual è la sfida. Tu ti ribelli a questa situazione. Qual è la sfida per te? Il 4 di denari, aprirti, aprirti, aprirti. Il 4 di denari mi parla di una chiusura, no? Qual è la sfida? Aprirti, ribelle, spezzare le catene. Devo dire una cosa, la dico, mi apro, rompo le catene dell'analisi, rompo le catene del tenermi dentro delle cose. E questo ti permette di conseguire anche più stabilità a livello economico, a livello di casa o parlare all'interno di un contesto lavorativo, perché qua abbiamo il 10 di denari, no? 5 di bastoni, 7 di denari, molto focalizzato sulla parte lavoro o comunque casa, stabilità. Qua tu stavi osservando una situazione laddove tu dovevi dire delle cose. Alcune di voi non le hanno dette, le diranno affinché, quindi guidate da Ares, affinché ottengano ciò che è loro. Ok. Vediamo al positivo per te cosa porta quindi questa eclissi e luna nuova. Porta un bel cavaliere di coppe. Qua abbiamo un avanzamento di natura amorosa. Quindi ci aggiungono un'altra informazione. Ci aggiungono anche il fatto che c'è un avanzamento d'amore con questa eclissi e questa luna nuova. E quindi qua c'è anche una persona a cui tu ti apri al nuovo, oppure rompe il silenzio, va bene? Rompe il silenzio. E tu stavi osservando questa circostanza qui con questa persona che rompesse il silenzio. Oppure un amore nuovo che rompe quindi là la tua sfida è aprirti. Sono ribelle, sento l'intensità, mi apro. Ok. Fammi mettere un po' l'energia negativa, qual è? L'asso di bastoni è come se alcuni di voi non vogliono cogliere l'opportunità. C'è questa opportunità, alcuni di voi non la vogliono cogliere, asso di bastoni, vi vedo un po' chiuse. Qual è la sfida? Osservare bene ciò che ti provoca questo avanzamento d'amore, andare incontro a una ribellione di moralismo e conformismo, e se il tuo no interno è proprio un no, va bene, dopo che fai l'inclusione con l'emozione. Se invece inizia a essere un sì, valuta ciò che devi fare. Ok. Vediamo un po' cosa ti dicono gli Angelion. Riposo, quiete, il sogno espira. Guardate, mi stanno dicendo, questo è un messaggio che ti dice, era riferito a questa carta, no? In cui una situazione era ferma, rispetto a una situazione ferma che tu stavi osservando, amore, lavoro, quelli che abbiamo descritto. E in questi giorni avrai dei sogni molto potenti che ti guideranno. Ti dico una piccola pratica che utilizzo io prima di coricarti di questo. Io mi affido con umiltà e devozione al dio Ares, al dio Ade. Ade è il dio degli inferi, del mondo del subconscio. Io mi affido con umiltà e devozione ad Ade, il dio degli inferi, affinché io possa godere dei tesori nascosti e portarli
e portarli durante la veglia a mio favore. Va bene? Quindi ripetetevi questo, poi la potete sistemare questa frase come volete. Adesso ho detto quella che mi ricordo che dico io, però ogni tanto la sistemo. E affinché i vostri sogni siano di ispirazione a quando vi svegliate. E poi dite, io ricorderò esattamente tutti i sogni che faccio questa notte. Ditelo per tutti i giorni di questa eclissi e luna nuova. D'accordo? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna o Venere in Toro. Andiamo a vedere qual è cosa ti accadrà in questi giorni di eclissi e come implementare al meglio la forza di Ares per manifestare il massimo tuo successo. Allora, vediamo. Toro, vediamo da che energia, con che energia abbiamo a che fare. Tagliar legna, questo è un momento di pulizia. Tagliar legna mi parla di potare i rami secchi, potare delle situazioni che non sussistono più per far spazio a nuovi germogli. Mi parla proprio tagliar legna, pulizia, si fa pulizia. Si hanno per dar la possibilità a nuovi germogli di sbocciare. Quindi situazioni in cui ci sarà un punto e a capo, un rifare delle situazioni, rifare qualcosa, un punto e a capo, fatto pulizia. Andiamo a vedere come si orienta tutto questo. O situazioni che vengono chiarite, tagliar legna, situazioni che vengono chiarite, ma anche ristabilite. Vediamo un po' cosa ci dicono gli Osho Zen, Toro. Divertimento, amichevolezza, il maestro, là. Qua abbiamo proprio una consapevolezza che vi arriva forte. Allora, qua abbiamo il paggio di bastoni, 2 di coppe e il maestro. Qua mi parla di relazioni. Relazioni in cui si farà pulizia, ci sarà un punto a capo. Vedo che vi siete barcamenati nel cercare di fare andare una relazione, oppure vi siete barcamenati col divertimento, in questo caso di far vedere magari cose che non erano, magari cercavate di far vedere qualcosa che non era così. Mm, perché vi sto dicendo questo? Perché il maestro qua mi arriva come consapevolezza vostra del fatto che inizierete ad essere molto onesti nella relazione con l'altro. Molto onesti che vuol dire? Senza giochi di parole o prestigilizzazione, insomma. Molto onesti nella relazione con l'altro. Qui qua abbiamo il divertimento, un giocoliere che si barcamena nel cercare di far vedere, no? A volte i giocolieri hanno quel velo di tristezza con cui non sono entrati veramente in contatto e fanno vedere tutt'altro, no? Il pagliaccio, mi viene in mente questo. Siccome stiamo parlando di Ares, di un archetipo da integrare, accettando anche delle situazioni di tristezza, cioè di dolce malinconia, farsi pervadere dal dio della malinconia, in quel momento ti sta portando grande forza come controparte dell'altra parte della medaglia, no? Qua molti di voi hanno, diciamo, c'è stato un momento in cui avete cercato di non far vedere a voi stesse, a voi stessi, che stavate un po' barcamenando tra qua e là, cioè come mi comporto in questa situazione sentimentale oppure nell'amore, facendo vedere quello che non era effettivamente. Arriva una consapevolezza in questo. Che vuol dire sarete molto autentiche con voi stesse e con voi stessi, accettando anche le vostre fragilità più grandi. È una grandissima stesa quando esce il maestro. Mm. Mi dice che rispetto all'amore e alla relazione con l'altro, può essere anche un grande amico, una grande amica o familiari, persone che amate, che volete bene. Vi accorgerete anche dell'altra persona che magari ha cercato di far vedere quello che non era, avrete una grande consapevolezza e si farà punto e a capo.
C'è un grande insegnamento per coloro i quali sono in relazione con voi e per voi, sia per voi che per l'altra persona. Ok, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Cioè qua si tratta di far pulizia, praticamente avrete l'opportunità di far pulizia con delle emozioni più blande, cioè togliere quello, il trucco, togliere il gioco, nel senso quello che non è veramente e andare dritti all'essenza. Ok, vediamo un po' situazione attuale, energia attuale per il toro. 3 di denari. Allora, il 3 di denari come vostra energia attuale mi parla di voi che siete molto concentrati nel vostro lavoro, nelle vostre attività, e mi parla anche di progetti che state facendo in ambito lavorativo. Vediamo un po' qual è la sfida per te. 10 di bastoni. Certo è che a livello lavorativo vi vedo un po' stanchi, un po' stressati, e superare un momento magari di cosa devo fare in ambito lavorativo, cosa non faccio, cosa faccio. Mi dicono che qua c'è una situazione un po' di stress per questo motivo. Non avere bene le idee chiare, asso di spade, oppure una situazione che vi stressa perché state aspettando delle risposte, non arrivano. Un po' così vi vedo. Questa è la situazione che state vivendo, eh? Vediamo un po' qual è il lato. Sì, mi sta uscendo il 4 di bastoni, forse per una casa, per una stabilità che volete. Vediamo un po' qual è energia positiva per te. Positiva è il 7 di denari. Bisogna attendere. Rispetto a quello che vi ho raccontato adesso di lavoro, attendi con pazienza perché la tua pazienza verrà ripagata negli ambiti descritti a livello lavorativo. Come vedete, qua mi stanno parlando a livello lavorativo, qua mi parlano d'amore. Mi dicono che due cose diverse che vanno a completarsi. Vedi, qua c'è la sacerdotessa, fai le cose con calma e fatti guidare dalla tua intuizione, mi dicono. Vediamo un po' il carta negativa. Il 10 di coppe, qua abbiamo magari qua abbiamo la parte emozionale, vedi, su quello su cui ci hanno messo l'attenzione prima. 10 di coppe al blocco mi parla o di una persona che non si apre emozionalmente, che non vuole darti tutto a livello emozionale, che magari con cui c'è stato qualcosa ma si è chiuso, la morte. Oppure mi parla di problemi, un po' di, diciamo, delle situazioni a livello emozionale in famiglia, anche con dei figli, con dei fratelli, che possono stressarti un po' in aggiunta alle cose lavorative. Quindi, oppure rispetto proprio a una persona con la quale si è chiusa una relazione o si è chiusa una tappa dolorosa. Ti dicono anche qui, aspetta, va bene? Avrai una grande consapevolezza perché ci sarà anche un confronto con questa persona che ti farà fare un punto e a capo. Poi starà a voi decidere come orientare la relazione. Vediamo un'altra carta positiva sul 7 di denari. 5 di spade. Probabilmente qua c'erano un po' di tensioni tue interne rispetto a questa situazione descritta a livello lavorativo, e sappi che le tensioni spariranno grazie a queste eclissi, proprio perché qua ti viene chiesto di scendere in contatto con quell'emozione a livello sentimentale, farla tua proprio, va bene? Qua per lavoro ti dicono non ti preoccupare sul lavoro, va bene, tu lavora sull'emozione a livello relazionale, ti dicono, perché quello è su cui devi lavorare, il maestro. Eh sì, vedi, l'imperatrice, qua ci sei tu in qualità di toro, vedrai che rispetto a quello che tu vuoi, le situazioni tese scompariranno. Grazie a cosa? L'attesa sul piano lavorativo per questi progetti che ti stanno stancando, sul lavoro che ti sta stancando per raggiungere la tua stabilità. L'attesa su questo ti porta i frutti. Come lo fai? Lavorando sulle emozioni a livello relazionale, perché tutto è concatenato, va bene? E avrai un punto a capo, un senso di libertà, di liberazione da un'emozione che ti sta stancando. Ok, andiamo a vedere cosa ti dice l'oracolo di Sefirion, toro. Riposo, quiete, il sogno ispira, ti dice riposati un po' di più. Riposati un po' di più a livello mentale, il sogno ispira. Avrete dei sogni molto potenti
in questi giorni che hanno a che fare con la direzione della vostra anima, sia sul piano emozionale che sul piano lavorativo. Va bene? Ok. Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere che cosa ispirerà il dio Ares in questi giorni di luna nuova e di eclissi, cosa può accadere rispetto a quello che devi integrare o quello che ci vogliono dire le carte attraverso me. Insomma, vediamo. Vediamo qual è l'energia per la Vergine. Energia 8 aprile. L'isola del tesoro. Beh, l'isola del tesoro è una bellissima carta. Mi dice che stiamo aspettando qualcosa o che potremmo avere una rivelazione o una scoperta di qualcosa che ci è caro, che ci è molto caro. Questa cosa che ci è molto caro, di cui avremo una sorpresa, può essere andata lenta. La tartaruga abbiamo qui, però è qualcosa che ne vale la pena. Quindi anche come dire, un incentivo a essere pazienti, perché quello che ti arriva ha a che fare con qualcosa di molto più bello, è come se la pazienza ripaga sempre. Mm? E quindi come integriamo il dio Ares in questo caso? Se la frenesia del mondo occidentale, del mondo attuale ci porta a voler avere tutto subito, e quella è anche frenesia e rabbia. Quindi trasformiamo, integriamo questa frenesia facendoci alleate e alleati di Ares, va bene? Come vi ho spiegato nell'intro del video. Ok, andiamo a vedere un po' su quest'isola del tesoro per la Vergine. Il condizionamento mentale, vedi quello che ti ho detto adesso? L'esistenza, affidarsi all'esistenza. Il gramma, per voi è molto difficile affidarvi all'esistenza perché c'è il vostro ego che vi parla, è molto difficile affidarvi all'universo perché c'è il vostro ego gravame che vi parla e siete condizionati, vedi, a specchio dall'ego rispetto al senso di meravigliosa. Questa è la carta del mago, c'è una donna che guarda le stelle, si affida totalmente all'esistenza. Questa carta, diciamo che è circondata da due carte un po' più pesanti. Quindi dove sta il nocciolo della questione per te in questi giorni? Abbi pazienza, perché la pazienza ti porta a un regalo meraviglioso. E se ti viene l'ansia rispetto a delle questioni, comunica con Ares, integra il Dio che è in te, va bene? Ok, vediamo un po' di cosa ci parlano. Situazione attuale per la Vergine. Abbiamo il diavolo. Il diavolo mi parla di cose, di più cose. Può essere la tua stessa energia che vuoi, è un'energia di ambizione, no? Energia di ambizione del voler ottenere qualcosa. E mi può parlare di lavoro, questo è anche il diavolo comunque, è il condizionamento. Mi può parlare del fatto che vuoi ottenere qualcosa, ma non stai riuscendo a vedere ancora i risultati, mi parla di ambizione. Allora, siccome il tesoro parla anche qua di denaro, di ambizione tua, mi dicono in questo processo, in questo momento in cui c'è Ares che domina, attente che il vostro ego non vi faccia sfociare nella mancanza di fede. Va bene? Rispetto a quello per cui a cui state ambendo, per cui siete ambiziose o ambiziosi. Il 9 di coppe, siete molto ambiziose rispetto a qualcosa. E Ares in questo caso ti aiuta affinché tu possa rallentare il ritmo, includere anziché rabbia, rabbia per qualcosa che non avete ancora visto, includerla come impeto guerriero e forza. Vediamo un po' qual è la sfida per te che mi vai a superare. Il 2 di spade, il blocco mentale rispetto a qualcosa a cui stai ambendo che non hai visto ancora i risultati. C'è una cosa in particolare, o più cose, ok. Mi superi la sfida del 2 di spade.
Cioè, il blocco mentale, non riesco a sentire la voce dell'esistenza interna, ho le spade qua accanto, mi spiego? Qua abbiamo il re di spade, ti vedo molto analitica, analitico piuttosto che emozionale. E siccome improntiamo tutto su questo che sta accadendo l'8 aprile, eclissi, luna nuova, ok? Il nuovo proposito deve essere quello di collegarti alla fede dell'esistenza. Vediamo cosa arriva in positivo per te. Un asso di bastoni, opportunità in positivo arriva per te, un'opportunità. Un'opportunità, qua abbiamo il giudizio, mi parla di una rinascita di un'opportunità. Se qualcosa era fermo, condizionato, c'è una nuova opportunità, ti dicono abbi pazienza, va bene, l'opportunità c'è. Vediamo di che natura è questa opportunità, l'asso di bastoni è positivo. Della giustizia, qualcosa a livello legale o burocratico o la giustizia divina entra in favore per te rispetto a ciò che stavi chiedendo, a cui stavi ambendo, mi può parlare di cause legali, opportunità rispetto a questa causa legale. Uno sblocco di una situazione per cui comunque hai avuto fede anche se stavi perdendo le speranze. Mi spiego? Qua abbiamo un 5 di bastoni, disguidi con qualcuno, si apre un'opportunità di risolvere questi disguidi e quindi si sblocca una situazione mentale rispetto a situazioni di condizionamento, vedi un po' dove ti risuonano. Ok, vediamo la carta negativa qual è? Le paure, la luna legata a una circostanza di condizionamento che non si sbloccava. Mi può parlare anche di cause legali di lavoro o di un'eredità, di qualcosa di questa natura, mi spiego? Quindi, laddove ci sono situazioni un po' contrastanti, interiorizzali, affidati al dio Ares. Ok. Ricordiamo che con la luna è proprio la luna che ti può creare ansie, preoccupazioni, sensazioni emozionali date dall'ego, dal condizionamento, no? Non giudicare bene e male, ergiti al di sopra del bene e del male e godi di questa opportunità che inizia a far chiare le cose. Ok. Cos'altro ti dicono i Sefirion, Vergine? Guarda un po'. E senza enigma non cercare con la mente il mistero risolve. Ditemi se non è l'epilogo di quello che abbiamo detto adesso. La tua mente mente. Il cuore sa. Ricordati, il mistero risolve. Che vuol dire? Ve lo insegno sempre. La vita si costruisce nel mistero. La vita si costruisce nel segreto. E quando abbiamo la mente, il diavolo, se di spade in questo caso, che ci offusca la vista interiore, ci fa offuscare anche la vista esteriore. Pazienza, qua arriverà un'opportunità per risolvere dei disguidi o delle questioni. Abbi pazienza, perché le cose si predispongono a tuo favore. Va bene? Ok. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!